Meloni è fascista? Cosa ci viene in mente quando pensiamo al fascismo? Autorità, dittatura, credere, obbedire e combattere, sicurezza, stabilità, propaganda, Dio, patria, famiglia. Così a primo acchito sembra quasi che sia fascista, che abbia delle fondamenta. Purtroppo non è così. O meglio, nella comunicazione politica, quindi quando noi parliamo da politici, da scienziati politici, ma anche da deputati, ma anche da sindaci, qualunque carica, e anche gli attivisti che criticano il governo devono assolutamente moderare i loro toni, per il semplice fatto che più il discorso è inattaccabile, più il discorso viene ascoltato, più non viene strumentalizzato delle parti fallaci o incomplete o controverse del discorso per annullarlo. Questa cosa è sacrosanta. Benissimo. Ora, perché non si può dire che Meloni è fascista? Anche se ovviamente ha degli elementi che rimandano al fascismo. Nel 96 ha fatto fece l'intervista, dove disse appunto: Mussolini è un buon politico, è stato un buon politico. Mussolini ha fatto tante cose buone per l'Italia, ma noi non dobbiamo giudicare la Meloni 19enne del 96, noi dobbiamo giudicare la Meloni attuale. È con lei che abbiamo a che fare, è con lei che ci scontriamo. E Meloni non direbbe mai una cosa del genere. Nel fascismo c'erano il culto della violenza, l'autarchia, il superomismo, il deismo avverso alla cristianità, l'antitradizionalismo, tutte cose che non esistono più. Per assurdo, il fascismo ha creato un mostro odierno che si chiama neofascismo, che è diverso dal fascismo stesso, perché il neofascismo è tradizionalista e ha una finta tradizione che è fascista. E quello che è Meloni è un po' quello che era il movimento sociale italiano. Il movimento sociale italiano, il nostro carissimo Almirante ci diceva già nel 48: non rinnegare, non restaurare. Ed è molto chiaro, vuol dire noi abbiamo degli ideali, li portiamo in Parlamento, ma non siamo più fascisti, perché non possiamo più essere fascisti, per il semplice fatto che il fascismo richiede l'assenza della democrazia, e questa democrazia che abbiamo è talmente forte che è impossibile da scalfire, bisogna per forza penetrare come un'entità che è diversa, per forza. Ora, Meloni non è Almirante, Meloni non è neanche lontanamente comparabile all'ideologia molto estrema dell'MSI, perché basti pensare che sostiene l'Ucraina e è schiava degli USA da questo punto di vista qui. In una visione fascista questa cosa qui è fuori dal mondo. Già da qui ci sono delle controversie, no? Come fai a essere fascista ed essere nell'Unione Europea, ad avere buoni rapporti, a inviare armi, a incontrarti con Biden, a incontrarti con Zelensky? È molto, molto controversa la cosa. Quindi no. Meloni non è fascista, Meloni non direbbe mai pubblicamente che Benito Mussolini è stato un grande uomo adesso e anche nei prossimi anni, se vuole continuare a vivere la sua vita politica. Il fatto è non ha alcun tipo di significato. Al massimo possiamo dire che è post-fascista, ma sarebbe campato per aria anche questo. E soprattutto cosa c'entra con quello che fa? Nel senso, se abbiamo una Meloni reazionaria, una Meloni che prende e è bigotta su tantissimi temi, dice cose antiscientifiche, prende e letteralmente mette degli ideali che tira fuori da qualche sacchetto che c'ha di dogmi e li tira fuori come fossero leggi. Basti pensare che nessuno si è scandalizzato a destra quando il carissimo Mollicone ha detto che la gestazione per altri è peggio della pedofilia. Cioè cose letteralmente fuori da ogni tipo di logica. A parte questo, non giova a nessuno dire che Meloni è fascista. Non giova alla sinistra in alcun modo, perché veramente viene fuori la narrativa becera fuori dal mondo. Votateci se no vanno le destre al governo. Ma che cavolo stai dicendo? Votateci perché abbiamo un buon programma, non perché gli altri vincono. Che senso ha? E veramente io credo che dovremmo epurarci da questo fascismo come essere che è in ogni dove e che è il male assoluto, perché il fascismo c'è stato, le nostalgie fasciste ci sono, vanno combattute con tutte le nostre forze, ma non bisogna confondere autoritarismo, culto reazionario conservatore con il fascismo. E tra l'altro, video che vi consiglio assolutamente,
di Progetto Razzia, questo video qui, contro il libro di Umberto Eco, Il fascismo eterno, perché purtroppo è un libro morale, non è un libro che ha valenza in scienza politica, perché la figura del fascismo è veramente molto controversa, non riesce a inquadrarlo assolutamente bene, è troppo trasversale, è talmente fluido che non ha alcun tipo di definizione fattuale, e quindi non riesce a descrivere i modelli di fascismo vero e proprio che ci sono stati nella storia, di fascismi che ci sono stati nella storia. Detto questo, il video è finito, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento di giornata, arrivederci.